Ciao amici del bosco, me l'avete chiesto in tanti e finalmente torniamo a parlare di orto elementare. L'erba ha una importantissima funzione, cioè non è assolutamente in competizione con le piante coltivate. Cioè avvicinarsi alle piante con questi movimenti amorevoli indubbiamente implica un rapporto con loro, individuale proprio da persona a persona. È tornato a trovarmi Giancarlo, ciao! Ciao Francesca! Giancarlo, grazie di essere tornato. Io ti vorrei far vedere un paio di cose, soprattutto come ripristinare la pacciamatura quando si consuma all'inizio della coltivazione, quando la terra è stata coperta da poco, tende a consumarsi di più, come se fosse bulimica la terra, fosse affamata. Bisogna starle un po' dietro con i rimbocchi e l'erba anche cresce un pochino di più perché lo strato è un pochino inferiore. Allora io ho elaborato un metodo che insomma può essere poi oggetto anche di discussione e io l'ho chiamato trincea. Così dalla trincea di guerra a trincea di pace. Consiste nel richiamare a sé la pacciamatura vecchia, aprendo di fronte a sé fino a trovare la terra e anche, vedi, le radichette di erba e trovare tutto quello che c'è sotto la pacciamatura. Praticamente la trincea deve essere larga, per comodità di lavoro, una cinquantina di centimetri più o meno, quindi anche un pochino di più. Quando la pacciamatura è ridotta il miglior sistema è quella che io chiamo la trincea, cioè in pratica consiste nel rovesciare il forcone e tirare a sé la pacciamatura residua sul campo. Tirando a me il fieno, vedi qui dove ce n'è poco, riesco a ripristinare questa altezza qui, che più o meno sono quei 20 centimetri. Riutilizziamo tutto quello che c'è. Vedi, qui ce n'è veramente poca, guarda. Io la tiro a me finché non ho raggiunto l'altezza che voglio. In questo modo la rimetti sotto la pacciamatura. Vedi, la tiro a me, non la strappo nemmeno praticamente. Ecco, qui alleggerisco un po', più che altro è questo movimento ondulatorio. Cerco, tirando, di far restare sotto quello che è sotto e sopra quello che è sopra, perché andando avanti si allarga sempre di più quella trincea iniziale di 50 cm, perché qui aumenta sempre lo spessore e lì si scopre sempre di più. Quando non ci arrivo più, e ora tra poco penso che ci saremo, vado a prendere del fieno e con i piedi vado sopra, non mi pongo il problema di non calpestare, anzi direi che gli faccio anche un servizio calpestandola perché si assesta, quindi no problem. Giancarlo, per fortuna che sei tornato, perché io finora avevo solo aggiunto sopra, non avevo capito come si facesse questa parte. E infatti aggiungendo sopra non ci si rende conto di dove è più sottile e dove è più grossa. Continuando così ad aggiungere succede che magari te ne trovi 30-40 cm in un posto e 10 in un altro, no? Invece in questo modo sei sicura che è perfetta la cosa. Questa è quindi anche un'operazione di controllo del suolo, si vede cosa è successo nel frattempo. Sì, vedi la terra che cambia colore, vedi quanta erba sta ricrescendo sotto e in effetti sì, è anche un modo, naturalmente lasci meno scoperta possibile la terra perché è una situazione innaturale quella di scopertura. Questa è un'operazione delicata, non serve la forza, giusto? Assolutamente, al massimo con la punta del forcone puoi strusciare leggermente la superficie, ma meno la tocchi la terra meglio è. Quindi è proprio un rapporto fra te e il fieno questo, non fra te e la terra. Ecco, la terra rimane esattamente com'è. Anche Giancarlo ha notato che questo giubbotto non è da orto, allora ne approfitto per spiegare a tutti quanti che io nell'orto riciclo tutte le giacche che non utilizzo più, quindi non mi vado a comprare il giaccone nuovo, ma utilizzo quelli che ho già, che sono ormai vecchi, magari non li utilizzo più per andare a spasso, ma diventano utilissimi nel mio orto. Adesso provo io, Giancarlo, posso? Ok, allora posizione ergonomica. Mettilo come se fosse il termometro per la febbre, sotto l'ascella. Poi dove cade la mano è la posizione giusta, l'altra mano la metti in fondo, non la fai scivolare su e giù, ecco, non fai questo movimento,
così questo ti consente di stare con le spalle dritte e l'orto non vuole la donna morta, insomma. Ora seguo in silenzio, non ti voglio confondere le idee. E potremmo andare a prendere del fieno nel cumulo, nel covone, e copriamo, così poi ci camminiamo sopra e copriamo anche quest'erba, vedi? Questa erbettina qui che è cresciuta sotto la pacciamatura, la copriamo nuovamente. Quando non arrivi più con il forcone, prendi del nuovo fieno e rifai nuovamente le mattonelle e copri lo spazio che è rimasto scoperto di terra, per pochi minuti rimane scoperto. Smarimettatura, ti ricordi il termine gergale? La smarimettatura che ti fa già cadere il fieno praticamente quasi pronto per essere posto in pacciamatura. Fare le mattonelle. Allora, le avviciniamo un po'. Ok, poi la inforchi e la appoggi leggermente sovrapposta con quella che avevamo già messo. E poi questo assestamento la rende definitiva. E in questo modo sì, sistemi la pacciamatura, però riesci anche a coprire l'erba e quindi puoi ripartire con nuove piantagioni. Vai con la mattonella. Ecco, leggermente sovrapposta, perfetto. Allineo anche un pochino in modo che procedi in maniera più schematica. Ecco qua. Continuiamo a coprire. Primo pezzo è stato fatto, come vedete il vostro orto si trasforma in una scacchiera, ma durerà poco perché poi anche il fieno biondo diventerà più marrone. In una settimana non si riconosce più. Qui la situazione è diversa, la pacciamatura mi sembra sufficiente ancora, abbastanza alta, sì. Però c'è un bel po' di erba che è venuta sopra, come faccio a contenerne la crescita? Beh sì, fare qui la trincea è più difficile perché c'è troppa pacciamatura e non ne vale la pena, e quindi direi di utilizzare, io lo chiamo il rimbocco, struscio leggermente e letteralmente il forcone sulla terra che sta sotto, poi sollevo il fieno, vedi l'erba tende a andare sotto, e poi lo riappoggio. Quest'erba che apparentemente è ancora attaccata alla terra, invece in realtà, vedi, si è staccata. Ora, questa si è staccata perché era quella nata dal fieno. Lasci proprio nel fieno. Esatto, e tutto sommato a noi non interessa neanche di staccarla in questo modo. E l'erba che invece è nata proprio dalla terra e non radicando nel fieno rimane nella terra e quindi viene solo coperta e non muore. Di solito questo succede all'inizio della coltivazione perché tu hai messo la pacciamatura sopra dell'erba che era preesistente, che già c'era, e quindi ha ancora quel vigore che la spinge e può sollevare addirittura la pacciamatura, ma poi nei cicli successivi l'erba cresce già sotto la pacciamatura, quindi ha meno luce, ha meno aria e tende a nanizzarsi, quindi l'erba da sotto la pacciamatura cresce con meno vigore e allora è molto più semplice appunto gestirla. L'orto elementare è anche un orto senza fatica, però un po' di lavoro c'è. Beh, sai, l'impegno è un conto e la fatica è un altro conto. Cioè, immagina se noi stessimo vangando questa terra, se fossimo piegati a diserbare o se dovessimo usare una zappa per diserbare, sarebbe un lavoro faticosissimo. Qui lavori assolutamente nel pulito e il peso che sollevi è uno strato di fieno di pochi centimetri. Qui c'è un bel po' di erba sotto. Coprila, Okay. così, esatto, niente di più. Giancarlo, secondo me vale la pena ricordare perché ci prendiamo così cura dell'erba, la lasciamo nell'orto invece di strappare tutto, perché nell'orto in generale, insomma, si sa che si devono togliere le erbe spontanee, altrimenti vanno in competizione con i nostri ortaggi. Qui si fa il contrario. Bah, l'erba ha una importantissima funzione, cioè non è assolutamente in competizione con le piante coltivate e in realtà capta energia solare, energia dall'aria, dal vento e poi tramite la sua fotosintesi, la sua respirazione invia questa energia in forma di carboidrati al terreno. E questo è molto importante perché
si crea una sinergia di tutto con tutto, cioè essendo l'erba come un tappeto costante, qualunque pianta tu metta, lei collabora. Innanzitutto le micorrize sono molto più ricche quando ci sono molte varietà di erba e quindi entrano in collaborazione con le piante. Oltretutto sono anche una nicchia abitativa per tante forme di vita. E più erbe ci sono, più apparati radicali strani fatti in tutti i modi ci sono, e quindi più tipi di vita possono vivere nel terreno e poi marciscono. Quando finisce il loro ciclo vitale, le radici dell'erba diventano come dei canali. Il raccolto si fa sia nei filari che negli interfilari, che quando comincia a crescere borragine, tarassaco, ortica, cioè è tutta roba che si mangia praticamente, cioè è un prodotto dell'orto esattamente come la bietola, come l'insalata, come gli spinaci, tale e quale. Adesso per lavorare intorno alle piantine, per la gestione dell'erba intorno alle piantine, io metto le ginocchiere, così le ginocchia non toccano la parte umida. E poi Francesca, il famoso mitico panchetto, no? Che ormai è diventato un must per l'orticoltura. Ora mi devo fare, perché io sono poco brava anche in falegnameria. Qui è più difficile, come facciamo a, diciamo, contenere l'erba quando viene proprio attaccata alla nostra pianta? Rischi anche di coprirla, di nasconderle il sole. Ma quando è così vicina l'erba alla piantina non si può andare col forcone, perché sennò si copre anche la pianta, poi si può ferire. Quindi qui si lavora con le mani. E appunto il modo migliore è stare comodi, appoggiati. Prendi la pacciamatura, la sollevi e poi la rimetti sopra all'erba. Ecco, l'erba rimane piegata, però viva, al di sotto della pacciamatura. Vedi? La mano si muove proprio come abbiamo fatto prima con il forcone. Ecco, possiamo andare avanti così. Lo faccio anche io, mi piace molto questa parte del rapporto con l'orto così diretta, quando proprio ti prendi cura con le mani delle tue piantine. Quando l'erba è veramente molto vicina al colletto della pianta, allora la tiro su scuotendola bene mentre la estraggo, in modo che la terra rimanga tutta dov'è. Poi vabbè, rompendola leggermente si fa prima a farla tornare come pacciamatura e poi faccio questa specie di rimbocco in modo che sia protettissima la pianta. L'erba non deve essere una fobia. Il fatto di togliere subito l'erba appena cresce vicino a una piantina non deve creare apprensione. In realtà io lascio talvolta crescere l'erba, soprattutto dove ci sono le piante che devono ancora essere ripiantate. Quando un'aiuola è stata già raccolta, io lascio anche crescere l'erba e questo ripropone energia al terreno. Quindi fin dove posso in realtà lascio crescere l'erba intorno alle piante. Quando si comincia invece a dare proprio noia alla vegetazione, allora soprattutto quando si fanno le piantagioni delle piantine piccole o le semine, allora intervengo. Allora, qui sono abbastanza distante, quindi posso usare sempre la tecnica del Benissimo. sollevare la pacciamatura e ricoprire la mia erbetta. Qui anche posso fare così, anzi la rovescio, così l'erbetta che c'era diventa fieno. O qui invece ho proprio il caso di un'erbetta proprio attaccata, quindi vediamo che succede. È venuta via subito. Io direi nell'arco dei 5 cm intorno al colletto conviene smuovere la radice e toglierla. Già ai 10 cm intorno basta tagliarla con un coltellino. Quando una pianta è grande come una zucchina, come una zucca, con delle enormi foglie che coprono l'erba intorno, cioè se anche cresce un pochino di erba io non la tolgo assolutamente. Operazione manutenzione delle erbe compiuta, ma se vi siete persi le puntate precedenti dell'orto elementare vi rimando agli altri video. Tra l'altro ce n'è uno quando siamo andati a trovare Giancarlo nel suo orto che ha festeggiato, ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. In tutto il mondo, Giancarlo, ti conoscono ormai. Bisogna stappare una bottiglia di spumante analcolico allora. Lo facciamo, ok. Veramente grazie per tutte le cose che vieni ad insegnarmi. Grazie a te per l'accoglienza, questo posto è magico veramente, Francesco.
Sono felice che ti faccia questo effetto. Grazie a tutti, ci vediamo presto al prossimo video, vi racconteremo le vicende dell'orto elementare. Ciao! Ciao!